Ciao a tutti, oggi parliamo delle fistole anali, una malattia debilitante, infiammatoria, ulcerativa, che colpisce spesso una razza particolare di cani che sono i pastori tedeschi. Chiunque ha pastori tedeschi è importante che segua questo video perché è fondamentalmente una patologia che colpisce prettamente i pastori tedeschi e incrocia i pastori tedeschi, e quindi sembrerebbe esserci una base genetica di questa patologia, oltre che anatomica legata alla conformazione della coda dei pastori tedeschi. Di cosa si tratta fondamentalmente? Fondamentalmente sono delle fistole, sono delle ulcere che si formano nei tessuti anali, perianali e perirettali. Sono dei veri e propri tragitti fistolosi. Ovviamente nella situazione più grave abbiamo questo ano di questi cani molto arrossato, con ulcere, con fistole, mentre invece nelle prime fasi magari abbiamo delle piccole lesioncine a livello di ano. E colpisce fondamentalmente come razza il pastore tedesco, e si pensava a un'eziologia, cioè a una causa autoimmune, a un sistema legata al sistema immunitario. Si pensa che siano coinvolti i linfociti T, ma ancora oggi non si ha un'esatta causa reale del perché alcuni cani manifestano le fistole anali mentre altri no, soprattutto nei pastori tedeschi. Sono patologie di solito che peggiorano nel periodo estivo, fondamentalmente col caldo, perché immaginate fondamentalmente i tragitti fistolosi che col caldo ovviamente i batteri sovraccrescono, e quindi c'è un aumento della sovraccrescita batterica e quindi formazione di tragitti fistolosi mucopurulenti e quindi infetti. È una patologia debilitante perché il cane fondamentalmente ha tanto dolore. Molto spesso quando noi li visitiamo e alziamo la coda, il cane ha molto dolore, a volte fanno fatica a defecare, a volte possono soffrire poi di costipazione perché chiaramente si trattengono, perché tutte le volte che defecano hanno dolore. Possono avere anche defecazioni continue perché fanno poche feci alla volta, perché chiaramente hanno male. Possono avere anche un dimagrimento perché chiaramente se non riescono a defecare correttamente, quindi mangiano anche meno. E questa situazione chiaramente è una situazione cronica, progressiva, che chiaramente crea molto disagio al cane. Fondamentalmente come si può intervenire per aiutare questi cani? Allora, la prima cosa da fare è cercare di rasare tutta la zona sotto la coda e tutta quella zona vicino all'ano, per far respirare l'ano, fondamentalmente per far sì che passi più aria, in modo tale che, soprattutto ripeto nel periodo estivo, ci sia una minor, diciamo, microclima adatto ai batteri, e quindi queste ulcere poi vengono poi infettate, quindi ulteriormente si aggrava la situazione. Dopodiché le ulcere e i tragitti fistolosi vanno puliti, tenuti igienizzati. L'ano è una zona molto delicata e quindi il cane defeca, quindi le feci possono chiaramente contaminare questi tragitti fistolosi e queste ulcere, e quindi bisogna tenere pulito l'ano. Se avete un cane che sentite un odore strano che non avevate mai sentito, soprattutto se è un pastore tedesco, controllate sotto la coda, perché molto spesso è quello il problema. E dopodiché come si gestisce? Fondamentalmente di solito, se ci sono delle infezioni gravi, si utilizzano gli antibiotici, e poi generalmente si utilizzano dei farmaci immunosoppressori come ciclosporina, glucocorticoidi, che aiutano nella gestione chiaramente della patologia, migliorano parecchio la situazione, e però fondamentalmente, non avendo ancora capito bene la causa, o meglio, ripeto, si pensa che sia una causa che abbia sicuramente delle basi genetiche e sicuramente ci sia un'azione
del sistema immunitario. Fondamentalmente sono cani che vanno poi gestiti a vita su questo problema, quindi tenere pulite bene le lesioni, utilizzare i farmaci come vi consiglia il vostro medico veterinario, non abusarne, non interromperci, cercare di utilizzare la minor quantità di farmaco che tiene la situazione più sotto controllo, però fondamentalmente a volte si utilizzano anche delle sessioni di laser terapia per migliorare la rigenerazione di queste lesioni, però fondamentalmente sono cani che sono un po' destinati chiaramente a essere gestiti a vita, perché non esiste una cura che faccia guarire completamente questi cani. L'ideale è chiaramente evitare che abbiamo dei cani con un ano ovviamente devastato da fistole, devastato da ulcere, con dolore, ma che abbia una situazione diciamo sotto controllo, con piccole lesioni da tenere pulito, in modo tale che il cane ha sicuramente meno dolore, meno fastidio e abbia una vita chiaramente più felice. Spero che questo video vi sia piaciuto, e se siete interessati iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata.